Ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Come stiamo? Spero proprio tutto bene. Oggi, come promesso mercoledì, andremo a vedere se ci sono delle opportunità che a me possono piacere nel mercato. Quindi senza aspettare altro, direi subito di andare nella schermata. Eccoci qua. Allora, USD JPY abbiamo preso uno stop perché adesso andremo a vedere se c'era una zona un po' più favorevole a un sell in 5 minuti, che io di solito non scendo fino a questi time frame, però volendo si poteva utilizzare questa candelina tutta, magari prendere il 50%, quindi sul 43 e 2 e infatti saremmo entrati con una bella posizione, diciamo. Ora Um, USD JPY ha avuto una bella reazione a ribasso perché in H4 abbiamo avuto una bella bullish engulfing. Non abbiamo rotto l'ultimo massimo, quindi qua abbiamo ancora la dominance seller, anche perché qua eravamo andati a rompere tutta anche questa struttura qui e onestamente per andare a rialzo abbiamo rotto anche questo minimo qua. Per andare a rialzo dovremmo, secondo me, almeno arrivare in questa zona. Quindi qua è stato un'altra rottura. Poi qua abbiamo fatto un massimo inferiore, non abbiamo ancora rotto. Ehm, Siamo comunque in un downtrend molto forte. Il daily parla chiaro, anche il daily ha fatto una bella bearish engulfing. Ora, quello che ci si può aspettare, innanzitutto togliamo il Fibonacci. Quello che ci si può aspettare sono due scenari, anche perché oggi a livello di notizie siamo belli gonfi con il dollaro. Abbiamo le NFP, che sono le buste paghe del settore non agricolo, che incidono tantissimo per quanto riguarda il dollaro. Abbiamo il tasso di disoccupazione, poi ce n'era anche un'altra, no, vabbè, comunque come potete vedere alle 2:30 il dollaro è bello carico di news e poi anche la sera, ma la sera vabbè, la sera c'è comunque meno volatilità a prescindere. Ora, possiamo prendere in considerazione tutta questa candela come possibile zona di continuazione sell. Abbiamo, se andiamo a stringere in 2 ore, questa zona qua che è un primo tocco della zona rotta, ok? E in più c'è anche la zona di inefficienza in H2 che corrisponde in teoria a quella di H1, esatto. Quindi abbiamo questa zona molto carina con un possibile stop loss qua sotto, però per quanto riguarda la mia operatività sono tanti come pips di stop loss. Direi di aspettare che arrivi in questa zona, possiamo utilizzare comunque questo come livello di stop loss qua sopra perché come potete vedere ha fatto una sorta di testa e spalle e quindi ha ritestato tutto. Potrebbe andare a prendersi questa zona qua per via del fatto che possiamo chiamarla così come neckline e andare a prenderci lo stop loss qua sotto. Però a me piace di più l'idea che vada a toccare questa zona qua di inefficienza e vada giù. Quindi possiamo andare a piazzare qua la nostra posizione con lo stop loss qua sopra. Magari facciamo allora, direi 134 e 100 con 19 pips di stop e direi che il target, allora, il primo target è perché siccome mi piaceva questa operazione ma non ha rotto, quindi, anzi no, la teniamo buona, la mettiamo qua a lato però. Direi il primo target, quindi indubbiamente questo, il primo target in assoluto. Vediamo, edit, facciamo primo target. Primo target. Ok. Secondo target sarebbe il livello da rompere
e facciamo TP2 e il TP finale sarebbe appunto questo, no, che sarebbe punto E9, giusto? 88 e 88, no, che pirlotto, e 88. Andiamo a segnarcelo fino in fondo. Se mettiamo H4 arriviamo prima. Ecco fatto. E TP final. Ok, quindi questo per quanto riguarda il dollaro. Ok, questo qui lo togliamo. Per quanto riguarda il dollaro, ora USD JPY. USD cade, rimango della stessa identica idea della settimana scorsa. Mi piace questa zona. Vedo che ancora non ha preso una vera decisione, sta lateralizzando, probabilmente è una distribuzione, in modo tale poi da cacciare oggi con le news per poi andare a ribasso. Quindi rispecchierebbe un po' quello che è la mia analisi qua. Il DXY uguale, perché comunque siamo in un downtrend. Abbiamo cominciato questo downtrend, abbiamo avuto questo candelone daily, non siamo andati qua sopra e probabilmente dovremo andare a rintracciare almeno fino a qua. Quindi oggi magari un piccolo rialzo per poi cadere giù. E il piccolo rialzo corrisponde con andarci a prendere praticamente le nostre zone, essenzialmente. Poi vediamo se c'è altro. Euro GBP ieri ha dato una bella reazione buy, come potete vedere. Però secondo me non siamo ancora in una fase di buy, chiamiamolo potente, quindi bisognerà vedere un po' cosa fa oggi. Euro JPY avevo segnato queste due zone, una l'ha rispettata direi benissimo, però non ho messo pendente, e, però non azzarderei ancora un sell, vedrei come si comporta. Cioè l'ideale sarebbe prendersi magari questa zona qua, questa, per un possibile sell e arrivare almeno in zone come questa qua. Però siccome non ne sono sicuro, allora preferisco di no. Euro USD abbiamo avuto rottura di struttura, c'è stato questa struttura qua perché ci eravamo messi in una sorta di zona di accumulo, è andato giù, ha probabilmente preso qualcosa che doveva prendere qua dentro e poi ha avuto comunque una bella reazione buy. Ora, siccome abbiamo detto che il dollaro probabilmente ha da scendere, però prima deve andarsi a prendere delle zone in buy, l'euro penso che possa arrivare ancora in queste zone qua, magari ritestando questa zona di supporto che è abbastanza forte, come potete vedere. Andiamo nell'orario, nell'ora. Qua abbiamo una sorta di liquidità. No, ok, liquidity. Poi io l'ho messo sopra, ma eh, ecco, bottom. Sempre, ogni volta che segno la liquidità è sempre sotto. Cioè, sempre. Quindi questo qua potrebbe essere un bel retest di questa zona. Mi piace perché poi abbiamo questa inefficienza qua, quindi magari andarci a prendere 1,1470, possiamo già segnarlo, 1,1470, vediamo l'80 dov'è, prendiamoci 80 che è, sapete, no, numero psicologico molto meglio, 1, 2, e con lo stop qua sotto. Però sono un po' di pips di stop. E vabbè. Allora. 25. Ok. Sì. Per magari andarci a prendere queste zone qua. Almeno una. Primo TP. Che sarebbe alla fine questo qua.
secondo TP andiamo a prenderci la fine di questa zona qua e TP finale sarebbe questa, perché comunque siamo in un downtrend, a prescindere da tutto siamo in un downtrend, quindi TP2 e TP3 e TP1 ovviamente. Quindi direi che oggi potrebbe scendere, andarsi a prendere questa zona per poi salire. Abbiamo questi tre setup, vedremo come vanno. E ricordo che ci sono delle news molto importanti per quanto riguarda il dollaro. E quindi mi raccomando, state attenti. Cioè, se avete l'opportunità di essere a grafico nel momento in cui succedono queste cose, è molto 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 meglio. E io con questo vi saluto, spero che vi sia piaciuto il video. In caso avete degli amici che non parlano l'italiano ma parlano l'inglese, sono riuscito finalmente a capire come mettere i sottotitoli anche in inglese. Quindi probabilmente non saranno tutte traduzioni eccezionali, dovrò revisionarli tutti un video alla volta. Però si fa perché ci aiuta a crescere, ci aiuta a dare opportunità anche a persone che non parlano la nostra lingua, che poi abbiano anche loro le opportunità di andare a vedere le informazioni da sé, e quello è poco ma sicuro, però comunque se possiamo dargli una mano. Io vi auguro una buona giornata, spero che passiate un bellissimo weekend. Ci vediamo sui social per quanto riguarda i Reels, se avete domande, opinioni, feedback soprattutto. E vi auguro un buon weekend e una buona giornata. Ciao a tutti.